Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti parlo del DBX286S, un preamplificatore microfonico che ha anche un processore di effetti. Ora te lo mostro nel dettaglio, ti faccio vedere tutte le funzionalità di questo apparecchio che, pur costando veramente poco, perché parliamo più o meno di 150 euro, ha un grande valore soprattutto negli home studio. Quindi, che dire, iniziamo. Oggi ti parlo del DBX286S, che è un preamplificatore microfonico processore di segnale, detto anche channel strip, che anche se ha un costo assolutamente abbordabile, offre una qualità di tutto rispetto, soprattutto per un utilizzo in home studio. Ma vediamo nel dettaglio le varie sezioni. Allora, adesso siamo nella principale sezione del preamplificatore che ha appunto uno scopo, quello di alzare il volume di ingresso, così il processore può lavorare e il segnale attraverso i controlli che vedremo tra poco. Il segnale quindi che arriva dal microfono è di per sé molto basso e ha necessità di essere amplificato. Qui, come puoi vedere, nella scala ci sono due scale, quella nera e quella rossa, che sono una per l'ingresso microfonico e l'altra per l'ingresso di linea. Quindi dipende molto se utilizzi nella parte posteriore l'ingresso XLR o quello jack. Qui vedi dei LED, c'è una scala di LED, ce ne sono due verdi, uno arancione e uno rosso. Ecco, i LED indicano appunto il livello del volume. Non devi mai arrivare al volume rosso perché la voce andrebbe in distorsione e ti consiglio però di andare anche il meno possibile sull'arancione, quindi come dire, provare a tenere sempre un livello del volume che sia sul verde. Qui vedi c'è l'alimentazione Phantom Power 48 volts. Questa serve per i microfoni, soprattutto quelli a condensatore, che necessitano di un'alimentazione supplementare per poter funzionare. Ti consiglio però di verificare sulle specifiche del tuo microfono se quello che stai usando necessita o meno di tale supplemento di alimentazione. In ultimo qui c'è il filtro 80 Hz, è un filtro passa alto, cioè tutto ciò che passa sotto la frequenza di 80 Hz viene bloccato e come puoi immaginare è molto utile se hai del rumore per esempio proveniente dall'esterno della finestra o se il tuo microfono di suo produce un rumore di fondo, oppure se vuoi anche ridurre l'effetto delle plosive, cioè delle P e delle B, che possono risultare molto fastidiose. Qui vediamo c'è il tastino per bypassare il processo, cioè puoi fondamentalmente bypassare tutta la sezione di effetti utilizzando la macchina solo come preamplificatore. Diciamo che in rari casi potresti averne bisogno. Io sinceramente ho acquistato questo DBX proprio per utilizzarlo con tutte le sue funzionalità, quindi ovviamente evito di bypassare il processore d'effetti, però magari a te potrebbe servire e sai che cliccando questo tastino quello che ottieni appunto è un bypass di tutta la sezione che vedremo tra un po' e lavori soltanto su questa prima sezione dove c'è scritto appunto mic preamp. Per quanto riguarda la funzione di compressore, voglio darti giusto qualche informazione di base su appunto la funzione di compressione in generale, prima ancora del DBX. Che cos'è il compressore? A che cosa serve? Spesso si pensa che il compressore serve a ispessire la voce, no? Serva a rendere la voce più grossa. Quella è una conseguenza al massimo, ma il compressore a che cosa serve? Immagina di avere la tua voce che avrà parti che suonano più basse e parti che suonano più alte. Ok, il compressore che cosa fa? Riduce la parte più alta, quella che suona con un volume più forte della tua voce, la riduce. Ok, dopodiché avendo ridotto il range dinamico tra la parte che suona più bassa e la parte che suona più alta, tu puoi alzare il volume di tutto, in modo che hai un volume più elevato e da questo deriva il fraintendimento che il compressore serve a ispessire e ingrossare la voce. Quindi dicevo, riduce quindi la differenza tra la parte che suona più alta e la parte che suona più bassa della tua traccia e successivamente puoi alzare il volume di tutto, ok? In questo modo farti un esempio molto banale, dai la possibilità a chi ti sta ascoltando di non alzare e abbassare il volume in continuazione perché ci sono picchi di in altezza e verso il basso della tua voce, ok? Quindi serve a impattare sul range dinamico, sul dynamic range appunto della traccia che stai andando a registrare. E il compressore è indispensabile, è uno di quegli strumenti che devi utilizzare proprio perché devi lavorare sulla correzione di questo problema che è inevitabile. Ti consiglio però, come al solito, di non esagerare.
non esagerare con la compressione perché sennò crei dei suoni che sono inascoltabili. Ok, qui abbiamo, come ti ho già spiegato che funziona appunto il compressore, qui abbiamo due manopoline e una serie di LED. Allora, la prima manopolina, questa qui che c'è scritto Drive, serve appunto a gestire quanta compressione vuoi, quello che nei veri compressori, quelli insomma che hanno un sacco di manopoline, assolve la funzione di threshold e ratio, ok? Più giri la manopolina verso il 10, più il compressore agirà andando appunto a ridurre il volume e vedrai che i LED indicano appunto, i LED che crescono vanno da 3 fino a 30, indicano appunto la riduzione del gain. Anche in questo caso ti consiglio di non esagerare mai. La seconda manopolina, quella density, che nei veri compressori viene chiamata release, cioè il rilascio, è quanto velocemente il compressore interrompe la sua azione. Cioè, un rilascio veloce significa che il compressore smette di lavorare subito dopo che ha agito, ovvero si spegne, per così dire, quando il segnale audio, quindi la tua voce, ritorna ai valori al di sotto della soglia che abbiamo impostato con la regolazione del drive. Ok? Spero che sia stato chiaro. Quindi la compressione è indispensabile, ma ti consiglio di non esagerare. Il deesser è una particolare tipologia di compressore che va ad agire su specifiche frequenze, quelle delle S, delle sibilanti, che possono essere molto fastidiose all'ascolto. Ovviamente l'utilizzo di questa particolare funzione dipende molto dalla tua voce, potresti infatti anche non averne assolutamente bisogno. In questo caso basta tenere entrambe le manopoline su 0 e, disattivi questa funzionalità. La prima manopolina, frequency, è quella che ti serve andandola a girare, ti aiuta a cercare la frequenza specifica della tua voce che vuoi andare a ridurre. Quindi la vai a girare di solito una voce maschile più o meno intorno ai 4000 Hz, però ogni voce è un caso a sé, quindi insomma prendila con le pinze, però in linea di massima io la utilizzo intorno appunto ai 4000 Hz. Threshold invece è puoi decidere la soglia oltre la quale queste frequenze verranno ridotte di volume, così da non dare fastidio all'ascoltatore. Quindi il LED qui ti aiuta a capire appunto di quanto stai effettivamente riducendo il volume. Quindi in questo caso che cosa succede? Con questa manopolina tendi a individuare la frequenza specifica che vuoi andare sulla quale vuoi andare ad agire e con questo decidi di quanto deve essere ridotto il volume di quella specifica frequenza. Subito dopo il deesser c'è la funzione di enhancer. Questo enhancer è una specie di regolatore di alti e bassi. Non so se ti ricordi i vecchi stereo di una volta che avevano la possibilità di regolare gli alti e i bassi. E in questo caso ti permette di ottenere una migliore definizione sia sulle frequenze basse che su quelle alte, andando a agire separatamente sulle due. La prima è Low Frequency Detail. Questa manopola dà un boost alle frequenze basse della tua voce. High Frequency Detail invece dà un boost sulle frequenze alte della tua voce. Allora il consiglio è di non esagerare perché puoi creare un suono veramente fastidioso per l'ascoltatore, soprattutto perché quando esageri troppo con l'High Frequency Detail aumenti ovviamente le frequenze alte che danno veramente fastidio all'orecchio. Dopo un po' le persone smetteranno di ascoltarti. Se aumenti troppo il Low Frequency Detail corri il rischio che la tua voce venga cavernosa, venga così bassa, così con un'enfasi sulle basse che non si capisce nulla di quello che stai dicendo, con il classico effetto boxato, cioè come se stessi parlando dentro una scatola. Voglio fare un ulteriore focus per quello che riguarda la funzione di expander gate, perché è fondamentale. Questo molti lo definiscono come il pezzo forte del DBX286S, perché in effetti è quello che ti dà un suono molto più radio, molto più pulito, molto più studio. Allora, mentre il compressore, ti ho spiegato prima, che abbassa il volume della parte più alta della tua traccia, che cosa fa l'Expander Gate? Riduce il volume della parte più bassa della tua traccia. Parte bassa dove
vuol dire che sono lì che si trovano appunto i rumori di fondo, magari la ventola del computer, oppure del brusio, oppure qualsiasi altro tipo di rumore che tu non vuoi che entri dentro il microfono. Expander Gate quindi fondamentale, ma anche in questo caso ti consiglio di usarlo con molta cautela, perché anche in questo caso potresti andare, come nel compressore potresti far danni, anche in questo caso potresti andare a far danni, e quindi anziché eliminare il rumore che inevitabilmente in ogni casa, quindi in ogni ambiente non trattato acusticamente c'è, potresti andare a danneggiare la tua voce e dovresti rifare di nuovo la registrazione. Ok, abbiamo quindi nella sezione Expander Gate appunto due manopoline, una threshold, l'altra ratio, e poi c'è diciamo l'indicatore dei decibel. Quindi threshold serve a settare la soglia per la quale il gate si apre e si chiude. Se il suono, in questo caso il rumore fondamentalmente che vogliamo eliminare, supera la soglia che abbiamo impostato, il gate si apre facendo passare il suono. Se il suono è al di sotto di quella soglia, il gate si chiude bloccando di fatto il segnale. Il ratio invece è la quantità di attenuazione che vogliamo dare al segnale stesso. Infine qui c'è questa manopolina dell'output che fondamentalmente puoi intuirlo da solo, ma è quanto vuoi che il segnale arrivi forte verso la scheda audio dopo appunto che hai applicato tutti gli effetti, quindi dopo che il segnale è stato processato. C'è un indicatore LED che ti avvisa nel caso in cui il volume che tu gli stai dando sia troppo elevato e il suono vada in distorsione. Ti consiglio di settare il volume sempre su 0, perché nella maggior parte dei casi va bene così. Poi se hai esigenze di aumentare o diminuire il volume, fallo sempre con cautela e tieni sempre presente l'indicatore di clip qui presente. Ecco, questo è il pannello posteriore del nostro DBX. Abbiamo, come vedi, due ingressi, uno XLR e uno jack. Abbiamo un insert e abbiamo un output. Capiamo adesso come funzionano questi. Allora, come fondamentalmente puoi immaginare, questo DBX va collegato a un mixer, a una scheda audio, insomma a qualcosa. Facciamo l'esempio più semplice, quello della scheda audio. Allora, se tu hai una scheda audio abbastanza performante, questa potrebbe avere la funzione insert, per cui puoi di fatto inserire il tuo DBX bypassando il preamplificatore della scheda audio. Come fare? Ecco, allora inserisci qui o qui, diciamo, il tuo microfono, a seconda se ha un cavo XLR o un cavo jack. Dopodiché l'output che tu vai a utilizzare dal DBX lo vai a inserire nell'insert della scheda audio e quindi bypassi il preamplificatore della scheda audio. Se invece la tua scheda audio non è dotata di funzione insert, che cosa fare? Semplicemente, come prima, inserire il microfono o qui nel cavo XLR o nel cavo di linea e utilizzare l'output per entrare all'interno della scheda audio. Quindi in maniera molto semplice, abbastanza intuitivo tra l'altro, input e output. C'è qui però questo insert di cui non ti ho ancora parlato. A cosa serve? L'insert serve per inserire un effetto esterno dentro il DBX e ricorda però che il punto di inserimento avviene tra la sezione del preamplificatore microfonico e quella degli effetti. Quindi immaginiamo che tu voglia inserire, non so, un reverbero, un delay o un altro effetto, puoi farlo inserendo appunto l'effetto esterno qui. E tieni in considerazione però, come ti dicevo prima, che l'effetto viene inserito nella catena che abbiamo visto quando abbiamo parlato del pannello frontale del DBX tra il microfono, quindi tra la preamplificazione microfonica e la sezione degli effetti, quella che poi può anche essere bypassata. Perché dovresti usare il DBX 286S? Secondo me le due motivazioni principali sono queste. Una, perché hai magari il computer molto lento e non vuoi sovraccaricare il processore con troppi plugin e quindi hai un hardware esterno che registra e quindi puoi andare pulito sulla traccia, quindi utilizzare solo il software pulito così com'è. Oppure perché vuoi evitare di perdere tempo con troppi plugin o troppi controlli e vuoi avere un hardware esterno che ti permette di essere lì, accendere il computer, accendere le macchine e registrare, quindi ti permette di risparmiare tempo. Queste sono le due principali motivazioni che io vedo. Però devo anche metterti in guardia di una cosa. Quando tu registri passando dal DBX 286S, ma da qualsiasi hardware esterno, tu entri con un suono già processato nel tuo DAW.
Digital Audio Workstation, quindi nel tuo software, qualunque esso sia. Questo che vuol dire? Vuol dire che se non sei super sicuro dell'audio che stai registrando, potresti impazzire, perché ti troveresti con una traccia che poi, se tu volessi riequalizzarla, comprimerla, modificarla dentro, verrebbe uno schifo immane. Questo perché? Perché nel momento in cui registri con un hardware esterno, i settaggi vanno fatti esternamente al computer, quindi il computer ti serve solo per registrare e per farci editing, ovviamente, quindi togliere i respiri, togliere delle imperfezioni e quant'altro. Nel momento in cui invece tu utilizzi plugin, hai la voce pulita perché hai registrato soltanto dal microfono, quindi hai la voce pulita e lì puoi intervenire con tutti i plugin che non sono distruttivi in quel caso, per cui se un plugin non ti dovesse piacere puoi cambiarlo, puoi cambiare regolazione, puoi cambiare tipologia di plugin, ok? Quindi hai 1000 possibilità di modificare successivamente la tua traccia. Qui, utilizzando un outboard esterno, no, perché nel momento in cui il suono arriva dentro il computer è già stato processato, quindi non hai nessuna possibilità, ok? Fai quindi molta attenzione se ti conviene usare questo strumento o meno. Nel caso in cui ti conviene utilizzarlo, fai molta attenzione alle regolazioni, fai tantissime prove prima, soprattutto per la compressione, quindi senza esagerare, bassi o alti senza esagerare, l'expander gate che potrebbe togliere tutti i rumori di fondo e quindi darti un suono veramente pulitissimo, ma potrebbe togliere frequenze della tua voce, quindi creare una voce che è artificiale, non è più naturale. Tutto questo per dirti, ma anche i volumi per esempio, visto che hai un gain, un guadagno iniziale, un output a fine del channel strip, lì potresti fare un sacco di danni, perché potresti dare volume, entrare in clip nella scheda, quindi registrare tutto distorto. Ora, tutto questo per dirti di fare tantissima attenzione. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Io adoro questo DBX perché è uno strumento che, pur costando poco, perché parliamo circa 150 euro più o meno, però soprattutto nell'home studio ha una funzione incredibile, cioè ti risolve la vita soprattutto per la funzione expander gate che ti pulisce tutti i rumori che inevitabilmente tra computer, tra vicini, magari macchine che passano fuori eccetera, riesce veramente a risolvere tantissimo. Volendo proprio trovare un punto negativo di questo strumento è che manca il tasto di accensione e di spegnimento, per cui potremmo fare un appello al signor DBX per dire: ma quanto ti costa mettere un tastino per fare on-off sulla macchina e non doverla tenere sempre accesa? Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, ti chiedo di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Ciao e grazie!